Let's go. Ok. Eccoci. Allora. Innanzitutto, amici, nostalgicamente ben trovati con il maestro Allister Brimble. Sono emozionato perché ancora una volta sembra assurdo, ma abbiamo qui uno dei maggiori interpreti e uno tra i miei preferiti artisti della scena videoludica. Favorite artist in scene and is an honor to have here. Oh, thank you. Thank you so much, Allister. Voglio fare il video insieme agli amici di Nostalgicamente perché siamo un gruppo di amici, quindi non sono solo io, è un gruppo di amici che contribuisce a questa piccola realtà e sono tutti quanti contenti appunto di Allister. We are very happy to have you all together to speak about your music, your lyrics, Oh yeah. and to have your point of view about the music. Oh, thanks. Yeah, very happy to be here. Yeah. Inoltre ci tengo a dire che non ho dormito questa notte per essere qui, infatti ho staccato per le 7:30, ma sapendo che c'era Allister, diciamo, ho approfittato della macchina di Marco per fare giusto 30 minuti di sonno, ma l'adrenalina che c'è adesso mi permette di stare qui con voi. He has no sleep this night because he was to work, and after work he came here directly with his car. Oh, okay. Yeah. Solo per voi, eh? Only for you, and he sleep half an hour, he slept after half an hour in his car. Unit retriever. Oh. That's dedication, isn't it? Yeah. Ok, allora cominciamo con l'intervista. Ovviamente faccio i complimenti anche per la maglietta che è qualcosa di straordinario. E la prima domanda che vogliamo farti, maestro, è come ti sei accorto di queste tue capacità musicali? In which way you understand that you are so able for video game music by the time? Oh, I think it's like upbringing. My mother was an actress, so she worked in the theatre. So I was always watching the sort of theatrical stuff, giving me an idea for maybe how music works with theatrics. And then my dad was played piano, so we always hear this from a young age. He's always playing piano, especially music by a guy called Chopin, Frédéric Chopin. And his music's amazing. It's kind of modern and very tuneful, and you can apply these melodies to like modern music as well, and just see if you've got to stand up today. So I think that's part of it. Then when I got to about the age of 7 or 8, I seemed to develop a love of video games, and I wanted to get the console with the bat and ball game, where you just turn the little knobs and you see the bat go up and down, and so I hassled my parents until I got that. Ok, se puoi tradurre un attimino. Allora, sostanzialmente lui è il figlio di artisti, un artista del teatro e in più un artista del piano, della musica del piano. E ha applicato questo, è cresciuto in un clima artistico tale per cui poi ha capito ad un certo punto che era idoneo per fare musica anche per i videogiochi, perché proprio gli piacevano i videogiochi e amava collegare le varie console, i vari computer a degli amplificatori per ascoltare la musica a volume più alto. Straordinario. Alessandro ci fa una domanda molto interessante, puoi porla tu, quella di Agoni? Con piacere. Allora, io ho qui una copia, faccio prima con gli Agoni. No, di Agoni poi. Allora, prima la dico in italiano. Un'eccezione rispetto alla tua produzione musicale è quella del gioco Agony, che è stato fatto invece con un team di 8 persone. La mia domanda è se realizzare la musica di un gioco con un team di 8 persone era un lavoro che facevate indipendentemente oppure vi siete coordinati?
So my question was, unlike most other games we worked on, there's kind of an exception of music being a one-man or two-man work, and that exception is Agony. That was the result of a dream team of like 8 people working together in music. And the question was, did you and these other 7 people work independently on kind of specific aspects of Agony's music, or was it a coordinated effort that you worked together to obtain a unique feel of what the music of one game should sound like? Oh, so it's actually Matt Simmons that got the work. He didn't really have time to do it, so he spread the work out between all of us, and we did it all completely independently. So I think I maybe had to do the game over tune, something like that. So I just made it, and I guess if it was wrong, they would have told me, you know, this doesn't fit the game or whatever. But it seemed to work. Yeah, I don't know what the experiences were like of their other composers, if they just did what they wanted. But for me, I just made one tune and they used it. That was it. Guarda, soprattutto, non so come abbiano lavorato gli altri musicisti sul gioco, ma principalmente è stato Matt Simmons che, non avendo il tempo per fare tutta la musica, tutti i brani che erano necessari per il gioco, ne ha delegato una parte ad Allister. E in quel senso ha lavorato indipendentemente. Se ci fosse stato qualcosa di non consono rispetto al film del gioco gliel'avrebbero detto, adesso non gli ho detto niente, quindi si presume che sia andato bene. Direi di sì. Direi benissimo. Vuoi fare questa domanda invece? Come l'avevi posta tu magari? Allora, ho qui una copia, do have here a copy of a rare and very particular game, un gioco ormai raro e antico, sulla cui musica ha lavorato il maestro Brimble. Si chiama Miami Chase ed era della produzione Codemasters, di prima che si formasse Team 17. This is from before Team 17 existed. However, if I look at the credits, it says brought to you by Team 7 International, e ci sono diversi nomi a noi familiari. There are several names like Andreas Tadic, Stefan Bobek, Rico Holmes, and of course Allister Brimble. Vorremmo sapere se ci puoi dire qualcosa sul processo che ha portato da Team 7 alla creazione di Team 17. How did you go from Team 7 to Team 17? First of all, most of these people were making their demos for a public domain company called 17-bit Software. So the guys kind of came together, mostly in Sweden, Rico Holmes from the UK. And we decided to form a little group together called Team 7 because there were 7 people. They showed me this game, and I said, well, I could take this to Codemasters for you. So I took it to Codemasters Software, and I got all the money and I gave it to all the people, and Codemasters designed the game a bit more and put it out there. So later on, 17-bit Software, which had just become Team 17, decided that this game was really cool and they could make their own game. They made another game called Full Contact, and so this is where this Team 7 really, they turned from 17-bit Software, they turned Team 7 to Team 17 and made this company. But these guys are still separate, really. So Team 17 was really just a publisher for other people. It's still Team 7. Wow. Yeah. Allora, il progetto era nato da una collaborazione di diverse figure, principalmente svedesi, ma poi c'erano anche Rico Holmes e Allister dal Regno Unito, che sviluppavano demo anche su commissione, che venivano pubblicate da 17-bit Software.
cercarono al tempo, parliamo del 1990-91, di formare un gruppo che avesse, diciamo, un'identità propria, un brand, e così nacque Team 7. Nel caso specifico di Miami Chase, Allister, che lavorava già per conto di Codemasters, propose di portare il gioco all'attenzione di Codemasters, che decise di pubblicarlo e ne vuole fare un discreto successo, tant'è che poi da lì decisero, diciamo, di approfondire la partnership con 17-bit Software, che si interessò di fatto a pubblicare direttamente il videogioco. Quel gioco si chiama Full Contact e di fatto ha costituito, diciamo, il primo embrione di quello che da lì in poi abbiamo chiamato Team 17. Stupendo, grazie. Poi abbiamo una domanda di Lorenzo, te la ricordi? Sì. Okay. La dico prima in italiano e poi in inglese. Ok. Allora, io da ragazzino ho giochicchiato un po' con il Pro Tracker. Mi ricordo che quando sentivo la musica di Allister rimanevo molto impressionato dall'altissima qualità dei sample che lui utilizzava. È una domanda un po' più tecnica, dall'altissima qualità dei sample che lui utilizzava nelle sue musiche, e mi chiedevo come riuscisse a realizzare questi sample così meravigliosi in un'epoca in cui, diciamo, le attrezzature a disposizione non erano quelle di oggi e non c'erano. Ok, this is a little more technical question. When I was a teenager, I played a bit with Pro Tracker, something, nothing serious. And every time I listened to your music, I wondered how the samples were really high quality, and I was amazed by this. And I wondered how did you realize there's high quality samples in a time where there was no internet and all the equipment are not the same as today. At that time, I was also buying the very early synthesizers, but very good. There was a synthesizer called the Kurzweil K2000, and I also bought something called the Corgo One. They were very powerful at the time. They had a digital output, so I could make the sounds on there, send them digitally, and convert them to the Amiga. This is one way. The other way, games like Super, I just had a sampler attached to the Amiga. I can't remember what it was called, a long time ago. And yeah, all my synths I just plug in there and just record them. So you have to have very good synthesizers. In sostanza, diciamo, lui dice che all'epoca era attrezzato con un sintetizzatore molto potente per l'epoca, il Korg 200, con cui lui, che aveva un'uscita digitale, e lui praticamente campionava questi suoni di questo sintetizzatore direttamente nell'Amiga, e così ha fatto anche con Super Frog. Okay. So I have some more to add. Some of the games I use another technique because I don't want any noise at all in the waveform. So I use one tiny waveform, maybe 32 bytes long or 64 bytes long. I had a synthesizer called the Hawaii K1, which had all of these waveforms. So I just have to record them. It must be recorded on middle C, on C. Then the waveform is always 64 bytes long, so I can chop 64, and then it will sound perfect. You'll hear this in Alien Free. Many small waveforms. Allora, lui praticamente per l'obiettivo che aveva era quello di avere dei sample senza rumore, il più possibile senza rumore, e utilizzava in Super Frog e in Alien Breed ha utilizzato una tecnica con cui le forme d'onda erano molto brevi, 32 o 64 byte se non ho capito male, e combinando queste forme d'onda riuscivo a ottenere questi sample così di alta qualità. Thank you. Allora, adesso questa è una domanda che a me preme molto. Volevo sapere come ha conosciuto l'Indie 17, il Tiziamentin, e se ancora si sente con loro. Sei in contatto con loro ancora? Vai, Right. So, question is,
are you still in contact with Team 17, with the current reality of what they are, and what do you think has changed since? Come li ha conosciuti? And how you got to know them? Just a funny question. I got to know them because when they were 17-bit software, public domain, they put an advert in a computer magazine, probably Amiga user or something like that. I can't remember the magazine, but they were asking there for graphics, music, or programs that they will put on their discs, and they will distribute them for free, or £2.50, which was the price of the disc. And I sent some music in, and I was amazed when they wrote back and said they liked it. It's like, wow, they like the music I make? I don't know. So that's how I got to know them. I did lots of demos for them. And they turned into Team 17, and the rest is history. What's the other part of the question? The other part is that you're still in contact with them now. Yeah, I chat to Debbie, Team 17 occasionally, but I haven't done any work for them. So the story is, after I did their Amiga stuff, just about the time Worms came out, they asked me to go and work for them full-time, in-house. Because before I was working freelance from home. I said no, because it means I have to move from South England, which I like, up to North, which is fine, but I didn't really fit in. I wasn't ready to move away, I was too young. Also, at the same time, other things were coming along, exciting things like Super Nintendo, which it was like I still made it in a Amiga way on Tracker, but it had like 6 channels or 8 channels, so I was excited for the new stuff as well, and this is part of it. Yeah. And Team 17 wouldn't go with those platforms. No, and also they stopped making the games with the same team. No Team 7 anymore. They just made a game called Worms. They made Worms for many years. So I think if I had gone there and worked, I would only be working on Worms. That would be very boring. So but I think today they're starting to do more indie games like the old style. Lots of little companies, so it's quite exciting times for them. But they have their own musician now. So, yeah. La storia è che 17-bit all'epoca mise un annuncio su una rivista dove cercava grafici, programmatori e musicisti per del materiale che volevano dar via sul floppy disk al prezzo soltanto del disco stesso. E quando lui mandò loro alcuni suoi brani che aveva composto, 17-bit rimase molto sorpresa, molto colpita, e da lì nacque questo rapporto, questo sodalizio che poi di fatto prese forme differenti. Fino agli anni dell'Amiga lui ha lavorato come freelance da casa sua nel sud dell'Inghilterra per conto proprio. Al momento in cui uscì Worms e fece quel grande successo, gli proposero di entrare in pianta stabile e lavorare a tempo pieno per Team 17, ma questo avrebbe significato trasferirsi a nord, cosa che non era ancora troppo disposto a fare negli anni della giovinezza, e così disse semplicemente di no. Tra l'altro, guardando poi avanti nel futuro, si è reso conto che da un lato lui voleva guardare anche altre piattaforme come il Super Nintendo, che comunque aveva delle possibilità di hardware per la composizione di musica che Team 17 non intendeva utilizzare o sfruttare. Inoltre il successo di Worms fu talmente grande, durò tanti di quegli anni, arrivando fino ancora oggi, che ripensandoci teme che se avesse accettato la proposta avrebbe lavorato solo su Worms per 20 anni. Yeah, also I think that was a time when companies were looking to consolidate what they had. So when we were doing games as Team 7, we all got royalty payments. Every time the game sold, we got something like I got 4% of the profit. And they didn't want to pay this anymore, so they want everyone to work at the company for a fixed amount. So it's good for their business. But for me,
after that the creativity went down because we're not feeling as part of the team as much, you know. It's like working just for the company, there's no incentive to do great things anymore. I think this is part of the problem. Yeah. C'è da aggiungere anche che al tempo in cui lavoravano come Team 7 loro erano per l'appunto freelance e erano pagati sotto forma di royalty sulle vendite. Ne parlava di un 4% sulla vendita dei giochi. Nel momento in cui si entra in pianta stabile presso la società le cose sono diverse. Lui stesso ammette che c'è stato un periodo, diciamo, di stallo della propria creatività proprio perché era venuto a mancare questo elemento della squadra, del team, che di fatto, come nel nome suggerisce quanto fosse importante il lavoro di squadra, che lavorando a tempo pieno presso il publisher si sarebbe perso. Ottimo, grazie mille. Una domanda ancora per Allister, adesso entro un po' sulle domande personali. Volevo sapere se c'è una canzone che lui ha composto che preferisce o alla quale è più legato. So, first, rather personal question: is there a tune of yours from the game that you published and wrote that you're particularly fond of, either because you like it the most or because it means the most to you? Some of the tunes I did with co-masters, because when I learned to make music, I was inspired by David Whittaker, who was great. He wrote simple music, but it was really great tunes. And for co-masters, these were like budget games, so I couldn't spend too long. So I tried to do what David Whittaker did. I really enjoyed it. I did one called, I think it was Prince Clumsy, it's called, or I think it came out as Sword and the Rose. The Sword and the Rose game of Masters. I really enjoyed doing this music, but yeah, it was good fun. It used all the techniques David Whittaker used, synthesizer and samples at the same time. Bisogna andare indietro al tempo in cui lavorava per Codemasters, che era un periodo per lui di grande sperimentazione, soprattutto perché era fortemente ispirato dalla produzione di David Whittaker, penso il più prolifico dei musicisti per Amiga, e che però utilizzava in realtà, scriveva musica molto semplice, utilizzava sample e sintetizzatori insieme, ma comunque nella sua semplicità la struttura del suo brano lo affascinava, tant'è che forse quello a cui si sente più legato è un brano chiamato Prince Clumsy originariamente, che poi ha fatto la sua comparsa nel titolo Codemasters, che è The Sword and the Rose. Fantastico, siamo quasi alla fine, se ne devo dire, non gli rubiamo altro tempo. We're near in the end. Okay. Ma ci tengo molto a fargli queste domande, quindi è un'occasione unica. E volevo chiedergli quali erano i suoi hobby, se aveva uno sport in particolare. What are your hobbies, and is there a special kind of sport that you actually like doing or following? Yeah, I play badminton. I was the chairman of my badminton club for about 9 years. I still play badminton. My knee is getting a bit dodgy now, but so I have to be a bit careful. So the other thing I do a lot is cycling. So I do 100 miles of cycling a week. You have to put in when you get to my age, you have to put a lot of effort in to stay fit. So yeah, cycling and badminton, main things. Sempre una produzione? Ah, ho capito che gioca a badminton, Sì. è la seconda cosa non l'ho capito bene. Bicicletta. Bicicletta, vai, sì, Badminton, lui da anni è il leader del suo club di badminton, perciò appunto ha un ginocchio che fa un po' male, però l'altra cosa è che lui fa 100 miglia a settimana in bicicletta, perché alla nostra età bisogna cominciare a pensare anche a sé. E se ha una squadra di calcio preferita? Football team. Il
if you ever. I don't really England. Yeah. England, ok. Facile. Ok. L'ultima domanda, se gli piace videogiocare, a quale videocomputer o console è legato maggiormente? As a gamer, if you like playing games at all, what platform do you see yourself playing with the most? The moment, right now, yeah, PC. I have Xbox X as well, but I'm mostly playing on PC. I play EVE Online a lot. I'm quite a big gamer, so I play a lot of games. I'm trying to play Starfield at the moment, and I'm struggling with it. It's a lot of dialogue, and I'm kind of an old school gamer, so I like to actually play the games. I want to fly the spaceship, not, you know. So yeah, I'm struggling with that game. But yeah, EVE Online is the main game. Thank you so much. The last question, chiedo a Carlo se la vuole far tradurre, visto che comunque interessa anche lui. Innanzitutto faccio un saluto e un ringraziamento a Paolo D'Urso che ha organizzato questo bellissimo evento, come ultimamente sta facendo, sta portando molti ospiti importanti come Allister. Volevamo chiedere al maestro Allister quali sono i suoi attuali progetti, e Carlo sicuramente ci fa vedere qualcosa, anche più di qualcosa. Allora, questo è un nuovo gioco per Amiga, il primo gioco della rinascita di carteggi software. È stato prodotto da me, ma realizzato dal punto di vista della programmazione da Vella, da Paolo D'Urso e da Allister Brimble per quanto riguarda la musica. E prossimo all'uscita sul mercato sarà in versione box, come eravamo abituati a vedere i nostri cari vecchi giochi Amiga, e Allister, special thank to Allister for the music. He composed the music and it's incredible, beautiful. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, so it's the first music I've had to write for the Amiga since probably 1996 or something like that. And it was really tricky actually, because music today is much easier. You can, anything you think of, you can have. In the Amiga days, we could only play 4 notes at the same time, which is very tricky. So I had to relearn how I did it. To start with, it sounded terrible. Other thing is, in the old days on the Amiga, we only had a small amount of memory, 30, 40 kilobytes. This game, I have much more memory because it's AGA. So I was working out a way of using this memory to make it sound better. So I use much higher sample rates, so you get no 8-bit noise, nothing. And slightly longer loops for the loop sounds. Yeah, I'm quite pleased with the way it's come out, so see what you think. Allister dice che era dal 1996 circa, non Riesce a alzare la voce perché c'è la musica. musica su Amiga, ma qui è stata una bella sfida perché sostanzialmente, mentre con i prodotti moderni, con i nuovi PC, le nuove console, è più facile fare musica perché hai una grande potenza di calcolo e un grande quantitativo di memoria, con Amiga CS e CS dovevi arrangiarti con pochi kilobyte. E diciamo che questo gioco è fatto per piattaforma AGA e quindi sostanzialmente ha avuto più memoria, per cui il suono è molto ben costruito, con sempre rate più alte ed è anche molto pulito. Noi ringrazio personalmente anche l'Allister, veramente very kind person. Siamo alla fine di questa fantastica intervista, io sono emozionato di aver contribuito dopo tanti anni con la pelle d'oca a questo magico momento con degli amici che personalmente hanno fatto tanto e continuano a fare tanto per me, e condividere questo momento con voi è qualcosa di speciale e penso di aver fatto qualcosa per la comunità, ma il merito è tutto quanto di Allister. E vorrei fare un saluto a Marco, a Carlo, ovviamente al maestro Allister, a me personalmente sono Gabriele, Alessandro e Lorenzo, se vuoi tradurre per lui, che le sue musiche ancora oggi, ma già gliel'ho detto l'altra volta, quindi faremo vedere anche nel video il momento che mi ha filmato i suoi giochi, insomma le musiche dove lui ha partecipato e ha creato soprattutto. Sono contentissimo di aver fatto qualcosa, di poter dare a lui qualcosa indietro di quel molto materiale che a me e a tutti noi ha fornito.
listening to you because he's giving back something emotional with the biggest emotions you give. Oh, thank you. So it's very grazie. grazie a te. Thank you so much, Alistair. Thank you.